amici Addicted to Games e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Michele e state molto attenti perché sto per svelarvi il segreto per diventare ricchi. Volete sapere qual è? Si tratta del risparmio. Esatto ragazzi, risparmiare è un po' il segreto per la ricchezza, non spendere soldi in troppe cose inutili, un po' come faccio io insomma, che compro tante di quelle cose inutili da Gearbest che oramai non so più dove andare a metterle in casa. E per aiutarvi in tutto ciò c'è questo strumento, questo coso, di cui non sapevo l'esistenza prima di conoscere Gearbest e infatti ho speso altri soldi per comprarlo. Si tratta, pensate un po', di un salvadanaio digitale. Ok, ma come funziona? Il suo funzionamento è davvero molto semplice. Si tratta di un classico salvadanaio per monete che però mantiene traccia tramite il suo computerino, il suo display, di quanti spiccioli, di quante monete sono racchiuse all'interno. Ok, magari questo prodotto esiste già da 20 anni, però io l'ho scoperto solo adesso e ve lo presento. Arriva in questa confezione, costa davvero pochissimo, 10 euro o giù di lì, è già regolato per la valuta euro, quindi quella che ci interessa, confezione molto semplice, versatile, conveniente e andiamo subito ad aprirlo, vediamo cosa c'è all'interno. Wow, eccolo qui il barattolone, sembra un po' quello per l'olio, insomma non è bellissimo da vedere, però l'importante è che sia funzionale, non c'è nient'altro dentro, quindi questo lo buttiamo. Andiamo a aprirlo, è un involucro di plastica con un tappo enorme sopra, un display qui LCD, lo spazio per inserire le monete, il tasto più e il tasto meno, non c'è nient'altro. Ma come funziona? Bisogna aprire, quindi svitare il tappo, qui sotto abbiamo lo slot per le batterie, cioè lo slot, cosa sto dicendo? Vabbè, andiamo a inserire due batterie, quindi me le sono già procurate. Ora voi vi starete chiedendo quanto durano le batterie di questo accrocchio. Guardate, se mettete due buone batterie mini stilo alcaline vi dura anche un paio d'anni. Se mettete delle batterie cinesi come quelle che sto usando io ora, vi durerà un annetto o poco meno, insomma. Comunque, inseriamole. Ecco qui. Andiamo a richiudere la vite e opla, ecco che si è acceso il display. Wow! Ah, dimenticavo, qui dentro c'è anche un manuale di istruzioni, ma noi siamo uomini veri, uomini duri, non ne abbiamo bisogno, quindi buttiamo anche questo, andiamo a richiudere il tappo. Mi sono portato un po' di spiccioli, quelli che mi sono avanzati. Oh, eccoli qua. E andiamo a inserirli. Partiamo dalla 2 euro, se ci riusciamo. Ecco qui, viene riconosciuta la 2 euro e ci viene segnata sul display. Mettiamo ora 1 euro, 3 euro, mettiamola a 50 centesimi e andiamo a 3,50 euro, 20 centesimi, 3,70 euro, un'altra 20 centesimi, 3,90 euro, la 10 centesimi, 4 euro, un altro euro e arriviamo a 5 euro, mettiamola 2 euro e arriviamo a 7 euro e 10 centesimi, 7 euro, cos'è questa? Una 20 centesimi distrutta, l'ha riconosciuta. Proviamo anche la 5 centesimi, riconosciuta anch'essa. 1 centesimo, lo riconoscerà? È 1 centesimo, sì, guardate, riconosciuto anche questo. Ultimo centesimo, riconosciuto anch'esso e siamo arrivati a 7,37 euro di spiccioli. Ok, il funzionamento è davvero molto semplice, l'avete capito, basta inserire la moneta, c'è una molletta qui che si allarga, più si allarga in base alla grandezza della moneta viene riconosciuta e ci viene segnata poi sul display. Ovviamente vale solo per le monete, se mettiamo una banconota qui dentro non viene riconosciuta, però al tempo stesso possiamo aprirlo e inserire manualmente le banconote. Però in questo caso dovete poi richiudere, premere sul tasto più, tenere premuto sul tasto più e andare ora a regolare quanto avete inserito manualmente. Non è un'operazione molto semplice perché è davvero molto lento l'indicatore, quindi la cosa preferibile è inserire solo monete. Potete sia aggiungere manualmente che rimuovere manualmente anche in caso di errori. Vi faccio vedere un'altra cosa molto simpatica di questo aggeggio. Intanto
Sulla parte posteriore abbiamo il tasto reset ed è qui dietro. Se lo premiamo ovviamente si resetta tutto e torniamo a zero. Però se andiamo a rimuovere le batterie, guardate cosa succede. Ecco, guardate, rimane la valuta, quindi continua a funzionare il display. E no ragazzi, questa non è una magia, semplicemente al suo interno c'è un piccolo condensatore e dato che l'energia assorbita da questo circuito è davvero molto bassa, quel condensatore in scarica riesce a tenerlo in vita per 2-3 minuti. Questo vi dà quindi il tempo di sostituire le batterie con 2 nuove batterie e quindi non rischiate di perdere il conto di quante monete sono conservate nel salvadanaio. Questa è una funzione davvero molto comoda, infatti non è presente un indicatore di batteria residua, però al tempo stesso quando la batteria inizierà a scaricarsi, la scritta, i numeri inizieranno a sbiadirsi. Quello è il segnale che dovete cambiare le batterie all'interno. Rimettiamole, proviamo ora a premere il tasto reset, vediamo se funziona. Ha funzionato? Sì, si è resettato ed è tornato a zero. Bene amici, questo è il salvadanaio digitale o elettronico acquistabile da Gearbest, link qui sotto in descrizione, a 10 euro circa. Fatemi sapere se vi piace, se avete qualche domanda chiedete pure qui sotto nei commenti, io sono a vostra totale disposizione. Mi raccomando, tanti bei like, condividete il video ai vostri amici, in descrizione oltre al link d'acquisto c'è anche il link per entrare nel canale Telegram delle offerte, canale Instagram, gruppo Facebook, entrate numerosi ragazzi, vi aspetto e ricordate, il segreto per diventare ricchi è risparmiare. Ok, dopo questa posso chiudere il video, alla prossima, ciao belli!